Benvenuti, spiriti curiosi e amanti dell'eleganza, nel salotto più esclusivo del web. Benvenuti su Segreti Turchi. Stasera il vento del Bosforo porta bisbigli che sono diventati grida, storie che hanno smesso di nascondersi nell'ombra e ora brillano sotto i riflettori di una verità inattesa. Prima di immergerci in questo racconto, che profuma di romanzo e pulsa come un thriller emotivo, vi chiediamo un piccolo gesto che per noi conta immensamente. Iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto. E se desiderate entrare nel nostro circolo più intimo, il pulsante abbonati vi attende, con vantaggi esclusivi e il vostro sostegno alla nostra ricerca della verità. Non dimenticate un like e preparatevi a commentare, perché la storia di oggi dividerà come poche. Siete pronti? Alziamo il sipario. C'è un'elettricità speciale che attraversa Istanbul quando scende la notte e le luci della città si specchiano nelle acque scure del mare. È in quelle ore che le maschere scivolano e i volti veri appaiono con una schiettezza che spiazza. L'evento di ieri sera, nato come un semplice ritrovo mondano, uno di quegli appuntamenti profumati di fragranze costose, dove il tintinnio dei calici accompagna conversazioni leggere, si è trasformato all'improvviso in un palcoscenico di autenticità cruda. Al centro di questo vortice, due figure che da mesi danzano sui margini delle speculazioni, Barbaktas e Yağmur Yüksel. Per lungo tempo il loro silenzio è stato la loro fortezza. C'è chi vi ha letto calcolo, chi una fredda strategia per tenere alta l'attenzione, chi addirittura la prova di una distanza incolmabile. Ma ieri quella fortezza non è crollata per un assalto esterno, sono stati loro a spalancarne le porte, spinti dal desiderio di mostrarsi vulnerabili. Il loro ingresso non è stato un semplice arrivo, è parso un manifesto. Hanno varcato la soglia affiancati, passo misurato, le dita intrecciate in una presa che non ammetteva equivoci. Era il loro linguaggio del corpo a dire ciò che le labbra avevano taciuto troppo a lungo: siamo qui, insieme, e non intendiamo più nasconderci. I flash hanno preso a esplodere come onde impazzite, illuminando i loro profili in una sequenza stroboscopica. Eppure non era quella luce artificiale a colpire, ma il silenzio denso che seguiva ogni scatto. Gli sguardi che si scambiavano non avevano nulla della teatralità studiata per le copertine. C'era dentro un vocabolario segreto, antico, noto solo a chi ha condiviso silenzi profondi e parole non pronunciate. Se per mesi avevano lasciato che fossero altri a impugnare la penna e scrivere la trama della loro vita, ieri sera quella penna l'hanno strappata di mano al pettegolezzo per riscrivere il finale. Chi li conosce sussurra che il basso profilo non fosse figlio della paura, ma della volontà di salvare una pace fragile in un mondo assordante. C'è però un limite oltre il quale la pazienza si spezza e la dignità chiede voce. Quel limite è stato superato quando i mormorii sono diventati giudizi taglienti, insinuazioni capaci di ridurre una storia intricata a un espediente di marketing. Nel momento in cui la loro realtà è stata bollata come pubblicità, l'atmosfera è cambiata irreversibilmente. La scintilla che ha acceso la polveriera ha preso la forma di una domanda, lanciata da un giornalista dalla voce ferma e dallo sguardo fisso, quasi una sfida. Ha evocato le recenti dichiarazioni di un noto imprenditore, una figura del passato che aleggia come un fantasma, il quale aveva liquidato il legame tra Bare e Yağmur come una mossa di pubbliche relazioni. La frase è caduta nella sala come un macigno. Si poteva percepire fisicamente lo spostamento dell'attenzione, come se l'ossigeno fosse stato aspirato via. Il sorriso di Yağmur, di solito caldo, si è trasformato. Non è svanito, si è indurito. Ha assunto la lucentezza dell'acciaio. Ha respirato, ponderando ogni sillaba, rifiutandosi di arretrare. Quando ha parlato, la sua voce è stata una melodia calma e inamovibile. Ha chiarito, con una dignità regale, che non permetterà mai che la storia della sua vita venga compressa in un copione pubblicitario. Le sue scelte, ha sottolineato, nascono dal cuore e dalla testa, non dall'agenda di qualcun altro. Ridurre l'uomo che ama a un accessorio mediatico non è soltanto un errore di valutazione, è un affronto alla sua integrità di donna e di artista. In quell'istante la stanza sembrava restringersi. Le sue parole hanno chiuso ogni via di fuga,
costringendo tutti a fare i conti con una verità scomoda. E qui, amici di Segreti Turchi, mi rivolgo a voi. Quante volte l'emozione autentica viene calpestata dal cinismo dello showbiz? Ha fatto bene Yağmur a rispondere con tanta fermezza, o sarebbe stato meglio il silenzio? Ditemelo nei commenti, voglio leggere le vostre opinioni. E se apprezzate questa analisi senza veli, sosteneteci con uno super thanks o abbonandovi al canale. La vostra voce conta. Torniamo alla sala, dove l'eco delle frasi di Yağmur vibrava ancora nell'aria. Vedendo quanto quel peso gravasse sulle spalle della sua compagna, Bar è intervenuto. Non con prepotenza, non per oscurarla, ma mettendosi al suo fianco con quell'istinto di protezione che definisce i legami veri. Ha preso il microfono e ha ammesso che il loro silenzio era stata una scelta consapevole, un modo per difendere la serenità, non per ingannare il pubblico. Ha parlato con disarmante franchezza di come, davanti ai vuoti, la gente tenda a colmarli con la storia più comoda, incollando etichette facili a ciò che non capisce. Il loro rapporto, ha spiegato, non è nato su un foglio di calcolo. È fiorito quando entrambi erano più fragili, in tempi imperfetti, lontano dai riflettori. Ha espresso disprezzo per chi prova a svendere quella vulnerabilità, trasformandola in uno stratagemma promozionale. Poi ha pronunciato la frase che in pochi secondi ha fatto il giro della rete: non lasceranno che i loro nomi diventino amo per nessuno. È stato un momento di rottura totale. Yağmur ha ripreso la parola, ribadendo che non è mai stata l'ombra di nessuno, che ha costruito passo dopo passo la sua carriera, con tenacia e talento. Se sta con qualcuno, è perché lo sente giusto, non perché vende. Chi la riduce a una caricatura, una donna in cerca di luce tramite una storia d'amore, non ha compreso la persona che abita dietro i titoli. Ma, più delle frasi, a parlare è stato il linguaggio silenzioso. Gesti minimi, impercettibili agli scettici ma limpidi per chi osserva, il pollice che sfiora le nocche, una spalla che si inclina verso l'altra, risate brevi e vere che fendono la tensione. Anche i più diffidenti sono rimasti in silenzio davanti a quell'evidenza. La prova della verità non è nel baccano, ma nella capacità di due persone di rilassarsi insieme, dimenticando il mondo intorno. Mentre si avviavano verso l'uscita, un ultimo reporter ha tentato il colpo di teatro. Allora la ufficializzate, questa relazione. Bar non ha battuto ciglio. Ha risposto che non si sono mai nascosti, hanno soltanto scelto di non raccontarsi a uso e consumo degli altri. Ora la realtà è davanti a tutti. Yağmur ha chiuso con un sorriso appena accennato. Sono felici, e quella è l'unica parte che conta. Le piattaforme online sono esplose. C'era chi applaudiva un'evidenza impossibile da ignorare e chi, aggrappandosi alla narrazione del tutto calcolato, tentava ancora di tirare la coperta dalla propria parte. Ma una cosa non si poteva negare, la ferocia con cui hanno difeso il loro legame. E allora la domanda che rimbalza nelle redazioni di Gossip è diventata un'altra: che cosa farà quel famoso imprenditore? Smentirà? Rilancerà? O scivolerà nel silenzio, aspettando che si raffreddi la febbre della notizia? Qualunque sia la sua mossa, una verità è ormai incisa: la scorsa notte ha segnato un punto di non ritorno. L'immagine di Bar e Yağmur che lasciano la sala insieme, senza maschere e senza scuse, resterà nella memoria dello spettacolo turco come un atto di ribellione. A volte, stringersi la mano è il gesto più rivoluzionario che esista. E voi, cari spettatori di Segreti Turchi, che cosa pensate? Stiamo assistendo all'inizio di una nuova stagione per questa coppia, o le ombre del passato torneranno a bussare? Vi hanno convinto la determinazione di Bar e la passione di Yağmur? Raccontatemi le vostre teorie più ardite nei commenti. Ricordate, questo canale vive grazie alla vostra curiosità e al vostro sostegno. Se avete apprezzato questa immersione nei dettagli più intimi della notte di Istanbul, cliccate su iscriviti e attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento. E per i veri intenditori, il pulsante abbonati è lì per sostenere il nostro lavoro indipendente. Da Segreti Turchi è tutto per oggi. Continuate a brillare,
Ma tenete sempre gli occhi ben aperti. Alla prossima verità svelata!